Durante il panel presente al PAX East del 2018, Square Enix ha mostrato tante nuove informazioni sul Final Fantasy XV Universe. Si è parlato del supporto alle mod per la Windows Edition, dei futuri aggiornamenti di Comrades e di nuove feature dedicate a single player. Ma per tutte queste informazioni vi rimando all'articolo del sito Reno's Diary che trovate linkato nella descrizione. In questo video infatti voglio focalizzarmi esclusivamente sulle informazioni relative al secondo Season Pass. Si tratterà di 4 DLC dedicati a Ardyn, Aranea, Lunafreya e Noctis. Non ci è dato al momento sapere la loro longevità o il prezzo con cui verranno distribuiti, ma sappiamo che il loro concept sarà quello di giungere al futuro che tutti desiderano, e quindi di conseguenza un gran finale alternativo in cui gli eroi sfideranno il loro destino per realizzare il futuro ideale che hanno immaginato. Partendo da queste premesse non ci è dato però sapere se quel tutti comprenda anche due cattivi presenti nel Season Pass, ovvero Aranea e Ardyn, visto come almeno quest'ultimo nel gioco base sembra avere mire leggermente in conflitto con quelle del nipote. Durante il panel è stato mostrato anche il piano di pubblicazione dei contenuti fino a quel momento mostrati, ma noi ovviamente ci focalizzeremo su quello che riguarda la raccolta dei 4 DLC, nominata l'Alba del Futuro, The Dawn of the Future. Il grafico è molto grezzo e probabilmente impreciso, ma pare evidente che i 4 DLC saranno rilasciati tra la fine del prossimo inverno e la metà della prossima primavera, per cui per la prima volta si tratterebbe, se i tempi saranno rispettati, di un Season Pass nel senso letterale del termine. 4 contenuti aggiuntivi rilasciati nel corso di circa una stagione e dunque con una cadenza di più o meno un DLC al mese. Per quanto riguarda i 4 DLC, sono state mostrate anche delle sintetiche diapositive di presentazione per ciascuno. Episodio 1 Ardyn, il conflitto del saggio. La storia tratta le sofferenze di Ardyn. Assisti al rancore che ha serbato verso Lucis per oltre 2000 anni e i suoi scontri con i Siderei. Episode Side Story Aranea. L'inizio della fine. Una storia secondaria che tratta la piega delle stelle dal punto di vista di Niflheim. L'ultimo giorno dell'impero si rivela essere il peggiore di Aranea. Episodio 2 Lunafreya. La scelta della libertà. Questa è la storia del fato di Luna, da cui nemmeno la morte ha potuto liberarla. La sua battaglia per salvare colui che ama ribalterà il destino ordito per i re di Lucis. Episodio 3 Noctis. Il colpo finale. Allontanatosi dai Siderei, Noctis affronta il suo scontro finale con lo scopo di ottenere il futuro ideale per tutta la sua gente. Infine è stata mostrata una key art che rappresenta questo fantomatico gran finale alternativo. Come discuterò tra pochissimo, la collocazione di questo disegno l'associerei al DLC relativo a Ardyn o molto più probabilmente a Noctis. Non nascondo però la sensazione di inquietudine e orrore che mi suscita non tanto per il contenuto quanto per lo stile, che mi ricorda decisamente troppo le illustrazioni da catechismo e da oratorio salesiano di cui la mia infanzia è stata purtroppo costellata. Tenete presente anche questa informazione che ho recuperato ufficiosamente dalla rete. Trovate ogni fonte delle informazioni da me mostrate nella descrizione del video. E che afferma che durante il panel sia stato dichiarato che ogni DLC presenterà un lieto fine per tutti ed è quindi possibile che il gran finale sia l'unione dei pezzi di tutti questi extraverse. Tuttavia non ho trovato questa informazione riportata da nessun'altra parte, perciò prendetela con le pinze. Ma cominciamo quindi a discutere rapidamente i vari DLC. Episodio Ardyn. Stando al poco che è stato detto, sarà ambientato nel presente e quindi tutte le informazioni sul suo passato arriveranno tramite flashback. Tuttavia la descrizione è davvero vaga e quindi non abbiamo dati per intuire dove sarà effettivamente ambientato il DLC. In passato avevo ipotizzato Gralea e la caduta dell'impero, ma essendo presente tutto questo in episodio Aranea escluderei l'idea. Potrei azzardare il suo arrivo nell'impero, la corruzione di Verstel e dell'imperatore Aldercapt e, nel caso in cui il termine clash sia letterale e non figurato, una sua eventuale battaglia contro Ifrit e Shiva. Oppure un suo viaggio durante il World of Ruin alla ricerca di potenti demoni da assorbire, cosa che dichiara di aver fatto durante un dialogo dello scontro finale. Ma a parte queste due ipotesi non mi viene in mente altro avendo escluso la caduta di Gralea. Per quanto riguarda la nuova key art, ho pensato che quel gran finale alternativo potesse effettivamente dipendere da una sua scelta a monte, che porterebbe tutti a sopravvivere e lui a guarire, rinunciando alla sua vendetta familiare. Ma mentre lo dico non ci credo nemmeno io, figuriamoci lui e il suo risentimento millenario.
per cui, pur non escludendo del tutto l'eventualità, è quasi certo che l'immagine mostrata riguardi l'ultimo DLC, ovvero Episode Noctis, di cui discuterò fra poco. Episode Aranea viene definita una side story, ma al momento è il DLC che più mi ispira. Aranea promette un bel gameplay, Niflheim ha le premesse per essere una bella mappa e il setting in generale mi sembra una bella idea. Insomma, viva l'impero! Mi domando chi si combatterà, se solamente demoni o anche Magitech, e se l'ambientazione si limiterà all'impero o potremo esplorare anche tenebre. È quasi certo che avremo Biggs e Wedge come supporto, la qual cosa mi farebbe piacere visto che un party di 3 renderebbe le conversazioni molto più frizzanti e interessanti, e magari sarà la volta buona che questi personaggi ricevano la caratterizzazione che meritano. Se non si fosse capito, si tratta del DLC che mi ispira in assoluto di più, dato che è quello che darà contenuto utile e concreto a Final Fantasy XV. Niente prequel, niente paranoie mentali e discussioni di lore inutili che dovrebbero essere inserite in uno spin-off, bensì vero, necessario approfondimento sui cattivi del gioco, praticamente sempre assenti. Magari si vedrà anche il destino di Loki, mi farebbe piacere e in quel caso spero non muoia, è il mio bambino e gli voglio bene. Episode Luna con la sua descrizione mi ha lasciata perplessa. Mi sarei aspettata qualcosa di ambientato prima del capitolo 9, ma mi sbagliavo. Stando alla descrizione mostrata, l'oracolo sarà già morto, quindi a quanto pare si controllerà il suo spirito. Il suo DLC e quello di Noctis sono, come era prevedibile, i più misteriosi. È confermato che la giovane non sia più in vita al momento degli eventi, ma non c'è dato sapere cosa si intenda con il suo ribaltare gli eventi legati al destino del re. Abbiamo quindi un setting misterioso e un gameplay ancora più misterioso. Avremo al nostro fianco Gentiana, come promesso nel sondaggio, e perché no, la forma umana di Umbra? Vivremo una timeline alternativa in cui l'oracolo si opporrà ai re? O magari vedremo i re corrotti da Ardyn? Riusciremo a giocare un DLC senza Ardyn costantemente in mezzo ai piedi come un'allergia in primavera? Infine Episode Noctis, anche qui i misteri non mancano. La descrizione si apre con la chiarazione di Noctis di allontanarsi dagli dei. Vorrei far notare che nel far questo in passato Ardyn non è finita molto bene e anche il cristallo si è segnato questa cosa al dito, dunque non vedo come con queste premesse possa mai giungere al suo scontro finale, liberare il mondo dalla piaga e resuscitare Luna, portando al tanto decantato lieto fine salvando Ardyn e se stesso. A meno che Ignis in quei 10 anni non abbia scoperto una nuova incredibile recipe dei poteri superiori al cristallo stesso. Scherzi a parte, è quasi certo che la keyart mostrata riguardi proprio questo DLC e che si tratti appunto del gran finale alternativo che da adesso chiamerò V3 per sintetizzare. Il V3 potrebbe senz'altro coincidere con quanto abbiamo visto col V2, visto che sappiamo dagli official works che in quella timeline Ignis escogita un piano segreto per salvare Noctis che va oltre la volontà divina. Ma non penso che il finale di Episode Noctis sia il V2. Per cominciare, Ignis e persino Gladiolus non hanno alcuna cicatrice sul volto. Poi abbiamo Luna e Prina vive e vegete, a differenza del V2. Ardyn sembra invecchiato e pare non avere la spilla imperiale sul gilet. E lo stesso vale per Prompto e Ignis. Inoltre il luogo della scena è decisamente Cape Caem, un luogo reale, non etereo spirituale che possa far pensare a qualche felice riunione di gruppo nell'aldilà. Infine, sappiamo che i Chocobros sono vivi nel finale della timeline canonica e abbiamo la certezza che almeno Noctis e Ignis sopravvivono nell'Extraverse. Per cui spero davvero che Noctis e Luna non abbiano deciso di far nascere bambini fantasma o mezzi fantasma che siano. Ultima cosa, per essere un super fantastico lieto fine mi dispiace tantissimo che la keyart non mostri Revus, dato che si tratta di una figura profondamente legata a Luna e che merita di partecipare alla gioia familiare tanto quanto i 3 amici del prescelto. Credo che quel personaggio meriti molto più amore e attenzione di quanto ne abbia ricevuto durante il gioco e i DLC. Aggiungo solo che trovo veramente inquietanti i bambini cloni dei genitori e penso che si sarebbero potuti almeno sforzare di invertire i colori dei capelli, giusto per non dare l'impressione che Noctis e Luna si fossero riprodotti per mitosi e non come 2 normali mamma e papà che si amano. Di certo la breve descrizione del DLC parla di battaglia finale, per cui è possibile che tutto questo riguardi davvero il V2, il loro ingresso nella Sala del Trono, un'amabile chiacchierata con Ardyn e un pacifico convincerlo a cambiare idea e purificarsi in qualche modo, senza spargimento di ulteriore sangue. Magari il mio video teoria sul V2 che uscirà a breve si rivelerà infondato e che quindi, essendo un finale alternativo, gli sviluppatori abbiano semplicemente deciso di rileggere le regole del gioco.
Sono liberissimi di farlo, ovviamente la mia teoria è legata alle informazioni che abbiamo al momento a disposizione ed è quindi possibile che il V2 sia stato solo un teaser del gran finale, ovvero il finale che farà sorridere e lascerà tutti felici e contenti per concludere l'avventura di Final Fantasy XV nel migliore dei modi. Forse. Certo mi lascia perplessa che Noctis si allontani dagli dei, riuscendo comunque nel suo intento e tenendosi anche i messaggeri dei Sei come animali da compagnia. Come mi lascia perplesso un eventuale radicale cambiamento della psiche di Ardyn, che ricordo essere ancora più violento e sogghignante nell'Extraverse che nella timeline canonica. Davvero non ce lo vedo a fare lo zio nonnino amorevole dopo aver causato la morte di migliaia e migliaia di persone, accantonando 2000 anni di odio con un semplice piano segreto di Ignis, come se la piaga lo controllasse in ogni sua pensierazione e quindi nulla di quello che aveva pensato, pianificato e fatto fosse sua diretta responsabilità. Credo quindi che questo V3 sia a tutti gli effetti una serie di eventi ulteriore, slegata a Episode Ignis. Anche perché era stato dichiarato durante un'intervista che il V2 sarebbe stato chiarito durante Episode Ardyn e non durante Episode Noctis. Per cui credo, come dirò anche nel mio prossimo video dedicato all'Extraverse, che riceveremo spiegazioni su quest'ultimo durante Episode Ardyn, mentre Episode Noctis e forse Episode Luna ci mostreranno una terza via ancora più positiva e luminosa per tutti. Per quel poco che ne sappiamo, i personaggi mostrati nel V3 non sono nemmeno quello che crediamo a prima vista. I due bambini potrebbero anche essere una reincarnazione di Noctis e Luna, e i due regnanti, a loro volta, una reincarnazione di Regis e Silva, mentre i tre amici del protagonista e Ardyn, in quanto sopravvissuti agli eventi, sono invecchiati nel tempo. Insomma, il disegno è sicuramente poco chiaro, anche perché altera non poco i connotati dei presenti. L'abbigliamento di Noctis è effettivamente identico a quello di Regis, così come l'anello che indossa potrebbe essere una fede nuziale o un indizio per farci capire che quella persona non è il nostro protagonista, dato che sappiamo che il prescelto è solito indossare l'anello dei Lusi nella mano destra e sul dito medio, non sull'anulare della mano sinistra, proprio come il padre. Vista in questa prospettiva, anche il fatto che Ignis porga delle verdure al re potrebbe fare insospettire sulla sua identità. Abbiamo tante ipotesi su cui speculare, ma al momento nessuna informazione. Ammetto anche di sperare che Episode Ardyn ci offra a sorpresa anche un V4, un finale puramente negativo, legato alla sua vittoria su Noctis durante la battaglia finale, con conseguente distruzione del mondo e sua eterna condanna alla sofferenza e infelicità. Insomma, la versione più negativa pensabile del destino di Eos. Dobbiamo anche considerare che Episode Noctis potrebbe rivelarsi un'enorme trollata. Per quel che ne sappiamo, il DLC potrebbe essere un comic relief ironico o nonsense per rivivere la storia in modo completamente diverso. L'idea di ripresentare determinati eventi in chiave più leggera non è qualcosa di alieno dalla cultura giapponese e, per quanto improbabile, è un'eventualità che credo vada tenuta in considerazione. Del resto anche la key art presenta spunti leggeri e divertenti, dall'espressione sconvolta di Gladio, che guarda persino l'osservatore, a Ignis che offre le verdure a Noctis, il quale prende il piatto distratto e ignaro, continuando con l'idea stessa di Ardyn in versione zia amorevole, che oscilla tra il comico e l'inquietante. Come è comico e inquietante anche il suo essere vestito nello stesso identico modo da millenni, con Prompto che ne segue a ruota il cattivo esempio, anche se lui ha almeno cambiato il verso del suo ciuffo per trasformarsi fisicamente nel proprio doppiatore inglese. Insomma, sui nuovi DLC si sa poco nulla e ci vorrà ancora molto per sapere altro. L'unico episodio del Season Pass ad apparire concreto al momento è la caduta dell'impero vissuta dal punto di vista di Aranea, che a dirla tutta è anche il DLC che mi interessa di più. Il concetto che i DLC convergano verso un gran finale, come lo stesso titolo del Season Pass suggerisce, potrebbe significare tutto e niente. Potrebbe indicare sia che tutti gli eventi convergono verso il finale alternativo che conosciamo, o che si tratti di un ulteriore finale alternativo, o che solo i DLC di Luna e Noctis saranno ambientati in una timeline alternativa, o che semplicemente non abbiamo capito nulla di quello che Square Enix voleva comunicarci. Sinceramente non penso che tutti i DLC siano ambientati in una versione alternativa degli eventi, ma non escludo che possano essere presenti in ciascuno di essi degli elementi, delle scelte come l'episodio Ignis che, se unite e avveratesi all'interno della medesima timeline, possano portare a questo fantomatico V3 o V2 che sia. Mi astengo dal giudicare il formato e le scelte contenutistiche del Season Pass, visto che finché non toccherò con mano o avremo informazioni più specifiche parlerei di aria fritta. Una cosa posso però giudicarle come, per quanto riguarda un'opinione soggettiva.
Non è ormai più negato nemmeno dagli sviluppatori che Final Fantasy XV abbia avuto uno sviluppo complicato, che ha portato il gioco a svariate problematiche, tra cui una main story poco bilanciata e lacunosa, narrativamente dispersiva nella prima metà e troppo serrata nella seconda, e soprattutto con la totale assenza di sviluppo tanto di aree di gioco importanti come Tenebre, quanto della caratterizzazione delle figure nemiche appartenenti all'impero di Niflheim, che trovano un minimo di spazio giusto nei DLC e null'altro. Se il o, chissà, gli alternate verse non riusciranno ad approfondire i personaggi e la storia mostrandoli da altri punti di vista e si limiteranno a mostrare altri eventi, magari cambiando persino le regole del gioco, per me questo Season Pass si rivelerà assolutamente inutile, visto che non porterebbe a nulla di concluso migliorato, ma solo ad altra aria fritta, bella da vedere ma che non arricchisce minimamente il gioco e anzi, essendo un contenuto a pagamento, probabilmente avrà un livello qualitativo superiore al gioco base e dunque lo sminuirà ulteriormente se messo a paragone. La cosa che però ritengo in assoluto la più grave è il planning di rilascio. Nel momento in cui sto registrando questo audio, su PS4 meno dell'1% dei giocatori in possesso di una copia di Final Fantasy XV ha affrontato e sconfitto Cerbero, creatura che ricordo essere un boss di trama, e solo lo 0.1% ha sconfitto Ifrit nella versione 1.2 di Comrades, e il piano di rendere standalone il multiplayer nel prossimo futuro renderà ancora meno appetibile l'idea di lasciare installato l'ingombrante single player. Il supporto mod darà senza dubbio nuova linfa vitale alla Windows Edition, ma ricordo che i 7 milioni di copie vendute del titolo sono stati fatti su console e principalmente su PS4, per cui non basterà certo la possibilità di modificare il titolo per mantenerlo attivo, e il multiplayer su PC pare sia deserto già adesso. Per tutti i peasant gamer, la possibilità di vivere di nuovo la storia impersonando un avatar personalizzato e fare le cacce al tesoro giornaliere non basterà a non far loro disinstallare Final Fantasy XV dalla console e soprattutto dal cuore. Infine, credo davvero che pubblicare del contenuto per il single player nel 2019 sia una mossa profondamente sbagliata e che arriverà davvero troppo in ritardo per riaccendere l'interesse nel titolo, che per essere un gioco di ruolo single player è già fin troppo longevo e per i motivi più sbagliati. A questo aggiungerei, sperando di sbagliarmi, che Square Enix non è famosa per rispettare le proprie scadenze e che quindi, vista anche la dichiarata frequenza di pubblicazione di questi DLC, è molto probabile che all'attesa ufficiale si aggiungano ulteriori settimane di ritardo. In ogni caso, problemi tecnici del PC a parte, sono in pieno lavoro per pubblicare ASAP un video dedicato all'esilio di Ardyn e un altro dedicato a un mio approfondimento sul video di Episode Ignis, che ho già discusso in passato ma che, alla luce delle nuove informazioni inserite con il Royal Pack, mi ha portato ad aggiungere elementi alla mia teoria. Tutto questo magari non si rivelerà valido, in ogni caso in attesa di nuove informazioni sui prossimi DLC resta a voi la scelta, se leggere queste mie idee come ipotesi plausibili o semplicemente come interessanti fanfiction, proprio come la mia teoria ardinea riguardante Episode Prompto. Ma la vera domanda rimane: con l'annunciata e futura collaborazione tra Final Fantasy XV e Shadow of the Tomb Raider, potrò finalmente vestire Prompto come Lara Croft? Ciò detto, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo presto con gli imminenti videoteoria sulla prigionia di Ardyn e la mia interpretazione degli eventi dell'Extraverse Episode Ignis. Ciao!